Strada facile per raggiungere il posto, niente. Bella guerra. Io davvero sto qua stanotte. Yamaha. No, Yamaha no. Tanto cominciamoci fuori da qua che già mi pare un risultato importante. Ce ne sono perso. Questa strada ce l'aveva sta qua. La cosa che più adoro di questa strada è che ti dà la possibilità di maledire sassi e sabbia nello stesso istante. Madonna. E beh. Mazza che roba. Sul momento delle decisioni, adesso le prendiamo. Ho dovuto sbaraccare tutto perché sono stato preso da una tempesta di sabbia. Stasera la doccia la faccio vestire con tutta la sabbia che ho preso. Signori militari, attacco della Mauritania in senso figurato, Questi ultimi 60 km, 2 palle. Ok, basta, ho lamentato abbastanza, scusate. Andiamo di fare un altro cinema per trovare questo posto. C'è perso di trovare una strada finale per arrivare a un alloggio che non sia la morte. 15. It's 150, not 300. Quindi? Sa le grandi. Che ti fa? Ma sta a fregare questo, Trago la porta. Hai capito sto paraculo voleva pagare 30 invece di 15. Good way, Federico, and I hope everything will be good. Thank you. Just give me a look now that I get out because I don't, Sure. I don't know if I get stuck with the luggage. Yeah. Goodbye. Okay. Thank you. Have a nice day. Thanks. Giorno Facciulli. Lam. Allora, sto andando, innanzitutto sono a Zagora, sto andando a Mahmid, che è a centinaio di chilometri più o meno da qui, dovrebbe esserci un'altra zona un po' desertica da visitare. Pare che da lì, questa cosa mi preoccupa tantissimo, pare che da lì ci sia poi una strada senza dover ritornare indietro, perché da Google Maps sembra una strada senza uscita. Una strada per poi ricongiungersi con la N09 che poi mi porterà a Guardazzate, un centro nevralgico per alcuni giri che ho intenzione di fare. Qua a sinistra giù. Ok. Ok. Sì. 127. Sì. 9,3, 127. 2 km, 188. Stiamo viaggiando su una media di 28 km al litro. Merci, au revoir. Ok, siamo prontissimi. Strada facile per raggiungere il posto, niente.
cartone. Salam. Salam. La France? No, Italia. Italia. Si facciamo la biblioteca coranica. Certo. Se il villaggio Tabrut, la biblioteca coranica, la città sotterranea, che è ancora abitati per le famiglie che fa la ceramica. Sì, no, ma sto dando solo un'occhiata in giro. No, ti ringrazio. Se vuoi fate la visita. No, ti ringrazio. Migliore anche qua. Prendi fuori. Se andate qua, sta fuori del villaggio. Se ne vuole ritorniamo di qua. Ok, però volevo dare un'occhiata in giro, ti ringrazio. Devo dare un'occhiata a giro, basta. Con 2 oh. Scusami. Strade non è abituato a rieccolo questo va passa sempre le stesse strade, questo lo ammazza adesso. Mi piace tantissimo, non ti voglio mettere ansia, scusami ancora dal tuo incubo, perdonami. Almeno Sari devo dire che cazzo non modo non ti dispiace. Vabbè, ho fatto la piroetta al giro con me stesso praticamente, sono entrato e uscito dalla stessa strada, incredibile. Siamo arrivati a Mahmid, credo si pronuncia, Mahmid. Allora, devo trovare un alloggio questa notte, cioè nel senso l'ho già notato, devo capire dove sta. E poi devo pure capire se vale la pena stare da queste parti, perché il deserto qui intorno è un po' una zozzeria. Ah? Un arrivo di quelli sereni, tranquilli, con l'asfalto fino davanti alla camera da letto, niente. Salam. Tipo mi doveva mandare la posizione, vabbè io l'ho trovato su Google Maps, spero che sia precisa, ma che cavolo mi ha mandata poi una ridente cittadina, vedete il mio caro amico Emilio la dice, molto verde, cacca, a sinistra, motivo. Bella guerra. Io davvero sto qua stanotte. Essere qui, scopriamolo. Allô, ça va? Hamid? Aziz. Aziz, Oh, oui. Aziz, Oui, oui. ok. Bien.
Can I park it inside or? صامت Yeah. سندليز Huh? فيا ولا فيا لافا وي Yeah. Bonjour. بيدخلوا حسن. هذا هو اللي قلنا نقول اش بقى قد نضغط الزلبه خلينا نمشي Questo ce lo voglio per girarmi. Bravo. Ok, ragazzi. Bravo che non è premuto col faro. Ah. Sì. Però è buono. Yamaha. No, Yamaha no. Un attimino sopravvalutato le foto. Questa è la cameretta. Super basic, super spartana. C'è manco un tavolinetto, un comodino da appoggiare una cosa, ma almeno ci sono le prese di corrente accanto al letto, che non è scontato. E adesso arriva il momento del tè. Adesso che il gestore se n'è andato mi sento un po' più sereno a farvi vedere tutto quanto. Questo è l'atrio centrale. Abbiamo preso il tè, di giù c'è la moto. Qui c'è il bagno. Il bagno col lavandino e la doccia. La camera un po' ve l'ho fatta vedere, forse c'erano le luci spente, non me lo ricordo. La loro cucina, anzi, super pulito e ordinato per gli standard. E qui c'è il parcheggio della moto. Vabbè, dai. Sa polvere. Moto incredibilmente pulita. Vabbè, io vado a lavorare per voi. Merci. يلا ان شاء الله Inshallah. everyone ان شاء الله Oh. Have a safe trip. Enjoy. باي Buongiorno ragazzuoli. Tanto potevi controllare se sto andando nella direzione giusta? Sì, più o meno sì. Tanto sapete qua, sapete là, cambia poco. Allora, sono in Mahmid, 100 km a sud di Zagora, mezzo a un sabbione che avete basta. Volevo andare a fare un salto nel deserto, ma mi hanno chiesto 180 euro per andare, dormire e tornare, più il cibo così. Ho fatto, vabbè, state bene così. Quindi oggi, nonostante che il tempo non sembri molto clemente perché ha fatto pure 2 goccine, lo vedo bello coperto, proviamo a fare un altro azzardo che spero che sia meno azzardo di quello di qualche giorno fa, perché se no non ne esco vivo. Ci andiamo a fare uno sterrato, diciamo dovrebbero essere una decina di chilometri, 15 all'inizio dello sterrato, dove troverò presumibilmente anche il benzinaio, e poi una cavalcata infinita di forse 200 km, non lo so, io spero che il navigatore si sbagliasse, perché se è quello che ho capito arrivo domani. Comunque vediamo, tanto cominciamo a uscire fuori da qua che già mi pare un risultato importante. Davanti le strade principali non mi piacciono, no? Il posto in cui ho dormito stanotte alla fine è anche un pochino meglio di quello che sembrava all'apparenza, devo dire. Arrivare in questo villaggio scalcinato, pieno di sabbia, ha dato una sensazione anche un po' peggiore. Bonjour, salam! Anche un po' peggiore di quello che poi in realtà era. Insomma, un posto comodo, wifi che andava e veniva, ma quando c'era era decorosa, pulita, che non è scontato. Vabbè, ci rivediamo al benzinaio? Sì, dai, tanto il villaggetto un po' ve l'ho fatto vedere ieri.
I slept at snow below my door, and I can't hide beneath my sheets. I've read the words. Bonjour. Ça va bien? Oui. Sì, ok, benzina messa, giriamo. Dicevo del percorso di oggi, sempre 8 minuti per azzerare i chilometri. Ho due alternative: ritornare lungo la strada nazionale numero 9 a Zagora, che sono un altro centinaio di chilometri, tra l'altro già fatti. Quindi sarebbero la bellezza dei 250 km, tra cui scegliere il posto più romantico in cui tagliarsi le vene per la noia, oppure questo percorso che ho studiato un bel po' stanotte, che sembra essere un 250 km di sterrato, che io ho controllato metro per metro con Google Maps in modalità satellite, però non è che li vedi proprio bene se c'è il sabbione, se c'è il sabbione, se sono pietraie, se sono... questa che fa, guardi avanti? Insomma è un po' difficile, capisci giusto se passi in zone veramente improbabili, tipo dune, roba del genere. Quindi vediamo. La cosa che mi fa stare un pochino più tranquillo è che a metà di questi 200-250 km intercetto la N9, quindi se proprio vedo che è un delirio tipo l'altro giorno da Nerzuka a Sidiali, prendo, monto sulla N09, mi tappo il naso e fai così. Mancano 200 metri all'inizio di quello che in teoria dovrebbe essere sterrato. Ecco, già stiamo fuori. Cioè, mi sono perso. Sta strada ce doveva sta qua. Fermi tutti. Apparentemente quella è la pista che dovevo fare, questa a quanto pare è una strada nuova, non c'era il satellite. L'asfalto è finito talmente rapidamente che non ho neanche fatto il tempo a accendere le videocamere, anzi meno male me ne sono accorto perché stavo precipitando in una buca. Ok, allora abbiamo fatto circa 25 km di strada asfaltata, che pensavo sarebbe stata una pista, e quindi a questo punto la pista è cominciata, e magari tutta così. Questa è tutta così, proprio mi diverto alla grande. Subito dimezzate le velocità di percorrenza. Comunque rispetto a quel delirio di qualche giorno fa, qua proprio autostrada del sole, e francamente neanche mi dispiace, perché da dopo che incrocio la N9, quindi circa a metà percorso, temo che quel pezzo lì invece sarà notevolmente più ruspante, temo, dato di fatto.
aspettavo, si comincia a fare più interessante, Decisamente più ruspante qui, Poi in realtà manca ancora un po', 2 o 3 punti ho individuato in cui devo girare a destra, il primo è tra un paio di chilometri, forse 3, e vediamo, perché quelle montagne lì a destra non mi danno proprio l'impressione di essere una roba che tagli così proprio a cuor leggero, se no poi ce n'è un altro molto più avanti. Spero vivamente di non dover attraversare questo fiume dei sassi, ma prima o poi mica sparisce questo. Ah, lo attraversiamo adesso, quindi dai, la strada proprio top. Topissimo stabilione. Vabbè, solo un pezzettino, dai. Ma questa sabbia è meno bastarda di quella dell'altra volta. Se è più umidiccio o cosa. In teoria entrambi i posti, i punti in cui si tagliava li abbiamo passati, ma io non ho visto assolutamente strade che vanno a destra, l'altro c'era il fiume appunto, però vedo, siccome la cosa che mi preoccupava è che c'erano solo pochissimi avvallamenti sulle creste e non davano proprio l'impressione di essere dei posti ospitali, però vedo che lì giù, quindi la strada qui va dritta, potrebbe poi fare tipo sinistra-destra e probabilmente andarsi a infilare lì in mezzo a quell'avvallamento decisamente più ospitale. Qua veramente, cioè senza una strada qua non passi, Guardate che pietraia impestata. La cosa che più adoro di questa strada è che ti dà la possibilità di maledire sassi e sabbia nello stesso istante. Non è così scontato, Guardate che pietraia. Errori che costano cadute.
Bello però, bella strada, bruttissima ma bella, che può suonare strano ma è così. Madonna, Madonna mia. Quindi come immaginavo sto passando in quella specie di gola che si vedeva da lontano. Bellissima strada, mi piace da morire. Sabbia ne abbiamo qui? E beh, mazza che roba. Però c'è un po' meglio. È buono lì. I was lost in the deep and darkest night. No direction, not a single hope in sight. When I saw a fire burning brightly through the storm that raged above, in the shadows of your warm and tender I was a stranger to the land of life around. Bello, veramente suggestivo. Ok, vabbè, io un pollo non ho registrato questo sabbione micidiale in cui sono passato adesso. Abbiamo intercettato la N9, quindi adesso è il momento delle decisioni. Però per decidere bisogna avere informazioni e adesso le prendiamo. In the shadows of your warm and tender